Ciak. Sono Andrea Luparelli, titolare della Sartoria Ripense, ho 46 anni, sono nativo di Roma e ormai sono circa 20 anni che gestisco questa realtà sartoriale produttiva di boutique. Il mio percorso non ha assolutamente nulla a che fare con quella che è la realtà sartoriale così di produzione artigianale. Vengo da studi tecnico-industriale, ho finito la mia esperienza scolastica con studi di scuola superiore. Non mi sono dedicato agli studi universitari in quanto non appassionato dei libri, ma in realtà molto appassionato di quello che era la caratteristica produttiva, meccanico-manuale, ecco, più che altro manuale. Sempre stato molto appassionato della manualità nel prodotto, nel creare le cose, nel poter costruire. Quindi la passione per questo lavoro viene sicuramente da uno storico, sicuramente da una tradizione familiare tramandata da mio nonno, che però non ho potuto seguire professionalmente in quanto venuto a mancare in un'età in cui io ero molto giovane, piccolino, ma molto probabilmente l'imprinting deve essere venuto da lì. Mi ricordo che seguivo in maniera così passiva quello che era la conduzione così sartoriale familiare, quindi fatta in casa. Mi ricordo in una sala, in una grande sala dove la sera si apriva il letto per dormire, mia nonna e mio nonno che passavano punti su giacche, mia nonna lo aiutava a fare le asole, quindi sicuramente questo deve avermi dato un imprinting. Poi, finiti gli studi, mi sono dedicato così al lavoro, inizialmente presso un'azienda molto importante italiana, dove non ho trovato riscontri, cioè di carattere meritocratico, e da lì la voglia di poter fare qualcosa in maniera autonoma. Ho staccato quindi la spina da quello che era il lavoro d'ufficio, grazie anche a un mio compagno di scuola storico che mi ha dato poi la possibilità di poter entrare in questo mondo, 10 anni fa, facendo un percorso in maniera così autonoma. Ho dato inizio alla storia della Ripense, la produzione è totalmente fatta qui, in questa zona così operativa, così come la chiamo io, dove adesso siamo diventati un po' in troppi, quindi uno spazio un po' piccolino, motivo per il quale il progetto futuro immediato sarà quello di aprire un nuovo spazio di showroom e di produzione, quindi una parte così molto industry della sartoria, lasciando ovviamente questa che è la sartoria storica. E invece sul primo piano strada una boutique dove c'è tutto l'accessorio che concerne la sartoria, dalle cravatte al costume, alla maglia in cashmere, tutto quello che è l'accessorio per completare l'uomo così a 360 gradi. Nel corso degli anni il volume di lavoro, grazie a Dio, è aumentato, è stato un incremento abbastanza sostanzioso, motivo per il quale, come dicevo prima, siamo costretti adesso ad allargarci un pochettino, ad espanderci anche a livello così operativo di spazio per implementare l'operatività. Ad operare attualmente siamo in 7, compreso me e mia sorella, che coadiuva praticamente tutta la parte così di carattere amministrativo. Spero in breve, insomma, di raddoppiare il numero di dipendenti nonché di produzione. Una produzione che in questo momento si aggira all'incirca su 20 pezzi mese. Una produzione molto, tra virgolette, ridotta, viene completamente eseguita qui localmente, quindi a chilometri zero, come si suol dire. Ciò significa che il prodotto nasce e finisce in queste 4 mura. Questa è una cosa molto importante per me, perché credo e ho sempre creduto che fosse un valore aggiunto, uno per un discorso così proprio di seguire la produzione, due per dare anche carattere al prodotto, far realizzare fuori il prodotto, non che non sia comunque lo stesso prodotto creato in casa, ma io ho bisogno personalmente di supervisionare il prodotto, quindi di stare sul cosiddetto pezzo quotidianamente, quindi seguirlo passo passo, anche se necessita far scucire puntini per poterli rifare, perché io li voglio fatti in una maniera piuttosto che nell'altra. Non avendo la produzione interna questo non accadrebbe, quindi il prodotto arriverebbe finito e doverlo smontare per poi portarlo alle mie esigenze diventerebbe una cosa molto complicata. E quindi fortunatamente siamo riusciti ad ottenere questo, quindi ad avere una produzione qui. Quello che manca alle vecchie sartorie, le sartorie storiche, dove ormai il discorso sartoriale è inteso solo come discorso artigianale, non è ampliato. Io devo essere sincero, ho fatto della sartoria un discorso imprenditoriale, quindi
mi ritengo molto più imprenditore che sarto, anche se poi metto le mani sulle giacche così come le mettono tanti miei colleghi. Il mio ruolo è un ruolo comunque di supervisione del prodotto, mi occupo io del taglio, così come mi occupo anche delle correzioni delle giacche. Sono io personalmente a fare le misure con i clienti esteri, dopodiché il lavoro di ago e filo è demandato a chi collabora con me. Non potrei far tutto perché ovviamente stare qui su un tavolo a cucire, a metter punti significherebbe comunque togliere la forza a quella che è la sartoria dal punto di vista imprenditoriale. Ovviamente mi avvalgo di collaboratori ai quali io devo tanto, questo è fondamentale. La sartoria non è fatta soltanto di me, di Andrea Luparelli, la sartoria Ripense è fatta di tante persone che collaborano con me, persone che nel corso del tempo sono andate via, sono arrivate persone nuove, adesso cercheremo, come ho già detto, di implementare il personale per fare una produzione ancora più alta e qualitativa, quindi di questo devo dire grazie anche a tutto quello che mi è intorno, no? Ai miei collaboratori, è fondamentale ringraziare loro. Ecco. Gli impegni così lavorativi di sartoria mi portano anche così ad affrontare sistematicamente e settimanalmente dei viaggi per raggiungere i miei clienti all'estero, dove ormai ho gran parte della clientela. Mi sposto con scatoloni contenenti abiti per portarli in prova a Parigi piuttosto che a Londra o in altre capitali del mondo, come Parigi, una città che io amo tantissimo e che ormai da circa 3 anni mi vede periodicamente, in maniera così molto scadenzata, se non settimanalmente, almeno 2 volte al mese. È una città che sento molto mia e per me poterla visitare ogni volta, nonostante abbia impegni di carattere lavorativo, significa comunque essere in vacanza, incontrare degli amici, incontrare i clienti, potermi sedere ad un bar, prendere un caffè, anche in una pausa tra un appuntamento all'altro è fondamentale. J'ai rencontré Andrea grâce à un ami commun qui est Paul Fournier, quelqu'un de très sympa, avec qui j'ai beaucoup d'amitié et qui, à l'époque, avait recommandé Repens sur le blog Parisian Gentleman. Et comme il venait à Paris, pour moi c'était très intéressant d'avoir quelqu'un comme ça, même si j'adorais aller à Naples régulièrement. Voilà, c'est génial d'avoir les tailleurs qui voyagent et je pense que c'est vraiment un grand avantage pour eux et notamment pour Andrea. Andrea, c'est non seulement quelqu'un de très sympa, de très drôle, de très élégant et de très abordable, mais c'est aussi, je pense, devenu voilà, une sorte d'ami à distance. Et on s'échange autour des habits, mais aussi autour d'autres choses. J'aime bien son style, j'aime bien ses conseils, et surtout, je trouve que son produit est vraiment génial, parce que c'est très bien fait, il n'y a pas de problème sur la façon, il n'y a pas de problème sur le confort, il n'y a pas de problème sur la coupe, et il y a vraiment des finitions qui sont impeccables pour un travail italien che souvent on ne retrouve pas. La giacca nasce con dei passaggi ben distinti, dalla scelta del tessuto con il cliente alla presa misure, della quale mi occupo personalmente, per poi passare appunto al taglio, l'intelatura. Dall'intelatura quindi si mette sulla prima prova, la cosiddetta prima prova in tela, per fare la prova al cliente, che è una prova di carattere così tecnico, veloce, serve a noi per vedere se la giacca è in equilibrio, per poi passare alle correzioni, delle quali mi occupo personalmente. Dopodiché si passa all'esecuzione della seconda prova che praticamente viene completata tramite esecuzione delle tasche, quindi filetti, tasche, pattine, mostra, quindi accoppiamento della mostra e paramontura interna. In quella fase ancora spalle e fianchi sono imbastite per passare quindi a fare questa seconda prova con il cliente davanti allo specchio. Fatte le correzioni opportune, viene praticamente corretto insieme alla seconda prova il modello, per poi rimanere in una busta insieme a quelle che sono le caratteristiche del cliente, le sue misure, per passare all'esecuzione dei fianchi e delle spalle, montaggio del sottocollo, la copertura del collo, l'imbastitura delle maniche, un'ulteriore prova fino alla finitura. Quindi per finitura intendo tutto quello che concerne la ribattitura della giacca, la chiusura delle fodere, le asole, per ultimo lo stiro, poi la consegna al cliente, quindi la prova finale sul finito. Sostanzialmente la giacca Ripense è una giacca che non si contraddistingue da particolari caratteristiche. Personalmente non ho mai cercato di trovare nella giacca qualcosa che mi distinguesse dal resto delle sartorie, piuttosto ho preferito mantenere una linea molto classica, una linea pulita,
dandogli soltanto così un piccolissimo tocco personale. Consiste nell'avere una giacca molto aperta sul fondo, con una parte cosiddetta del crâne, che è questa che abbraccia il collo e unisce il collo al rever, molto stondata, per far sì che praticamente la parte del collo venga praticamente a formare quasi una sorta di cinturino. Ritengo che la giacca classica sia qualcosa di insormontabile, classica oggi, realizzata oggi, ma va bene anche tra 10 anni. Avere giacche estremamente particolari con caratteristiche che la distinguono da altri in maniera così molto forte, trovo che sia un qualcosa per il momento, qualcosa che va bene oggi e molto probabilmente nel guardaroba del nonno sarebbe impossibile trovare. Andar bene oggi per quella che è l'esigenza, tra virgolette esigenza, il richiamo così del momento, della sartoria, della moda del momento, ma sicuramente sarebbero giacche superatissime tra 2 anni. L'esigenza di costruire una giacca in una maniera piuttosto che nell'altra viene dal fatto che il mercato che attualmente, che nel corso degli anni ovviamente io ho esplorato così come pioniere, è stato un mercato esclusivamente europeo. In particolar modo il mercato francese, parigino, dove praticamente è richiesta un'attenzione ai dettagli, motivo per il quale ho cercato di curare determinati dettagli della giacca, no? Quindi l'esecuzione dell'interno della giacca, tutta la parte così di paramontura. La paramontura è la parte praticamente che veste l'interno giacca, quindi l'unione tra la mostra della giacca e la fodera. Quindi il particolare, la cura del dettaglio del taschino, del piccolo taschino, chiamiamolo così, porta sigarette, piuttosto che dell'accessorio per la penna, e in più ulteriori dettagli così di finitura, quindi per quanto riguarda tutta la parte dello stitching, tutto il puntino che completa la giacca. Non ha soltanto una funzione estetica, ma è funzionale, caratteristica che contraddistingua il mio lavoro dal lavoro di tante altre realtà così sartoriali. Il mercato al quale io mi rivolgo è un mercato molto attento al particolare. È un mercato che non è un mercato fast, cioè non è un mercato molto veloce, è un mercato che ha bisogno di cura. Quindi il mio cliente finale, ormai ho capito che si rivolge a me per le caratteristiche della mia giacca, oltre alle caratteristiche costruttive, quindi di estetica, oltre alle caratteristiche di stile. È un cliente che si rivolge perché cerca la giacca curata nel particolare, cioè dettagliata. Ecco, questa per esempio è una di quelle caratteristiche di cui parlavamo, no? Cioè questa sorta di curva che raccorda praticamente lo specchietto, no? Il crâne. Questa è un'asola lucida. L'asola al petto a me piace lucida. Qui c'è il particolare di tutto il puntino praticamente di rifinitura, in questo caso è un puntino cosiddetto a piedino. Il particolare della tasca, che solitamente uso fare così dritto sul davanti e a barchetta sul dietro. Mi piace che la tasca davanti segua il dritto filo del tessuto. E, ecco, un particolare della tasca, la tasca a toppa, sì, leggera in questo caso, visto che la giacca è una giacca sfoderata, un particolare della tasca così, una toppa rivisitata. Questo il taschino porta cellulare, porta sigarette, il taschino porta penne, la nostra etichetta, e all'interno della tasca sul petto destro c'è praticamente riportata l'etichetta con il nome del cliente, la data di lavorazione. Ecco, questo è il grado così di rifinitura che io voglio che sia fatto come puoi vedere qui c'è una sequenza di puntini molto simmetrica. Nonostante i punti siano fatti a mano, per me è fondamentale che il punto uno dall'altro siano praticamente costantemente distanti uno dall'altro, senza perdere praticamente la cosiddetta battuta. Questo è fondamentale. Il buon prodotto sia un prodotto qualitativo quando ha dei canoni di qualità elevata, quindi sta a significare
pulizia nel lavoro. Parlando di giacche, dei rever molto puliti, in qualche maniera devono essere quasi dei tavoli da biliardo, dettagli, il puntino, questa cosiddetta simmetria tra un punto e l'altro, che non è detto che perché fatta a mano debba essere imperfetta. Solitamente si usa dire, sai, è fatto a mano quindi è imperfetto. Allora, il punto può essere imperfetto, ma ci sono delle caratteristiche sul punto che viene dato a mano che necessariamente debbano essere simmetriche, no? È come il punto, cioè sì, il punto potrà essere imperfetto, ma la distanza che c'è tra un punto e l'altro nella mia sartoria devono essere le stesse. Cioè, se un punto dall'altro sta a 3 mm, tutti i punti devono stare a 3 mm. Poi il punto potrà anche essere storto, ma comunque la loro simmetria è importante. Cioè la cura del particolare, la cura del dettaglio, non avere lentezza, non avere rifiuto, è un qualcosa che io ci tengo che sia così. Diciamo giacche intelate a mano, quindi è più facile che nell'esecuzione, nella giunzione così di una mostra, nell'accoppiamento di una mostra possano risultare delle lentezze. È fondamentale che chi esegue il lavoro nel montare una mostra stia attento a non dare delle lentezze sbagliate, a non darne troppo, a non darne poca, a non rischiare di fare delle mostre tirate, piene di piccole lumachelle. Quello che poteva essere una volta la stampa, quindi la cosiddetta carta stampata, a raccontare di realtà come questa ed altre ovviamente, perché ovviamente la Ripense non è unica. Come la Ripense ce ne sono tantissime altre. Io ritengo che la stampa abbia perso un po' di valore rispetto a quello che ormai è diventato il media inteso come blog piuttosto che social. Nella stampa è più facile promuovere cose che non esistono, è più facile raccontare di cose che non hanno sostanza. In questo mondo così informatizzato, poi fondamentale potersi rendere conto con i propri occhi, con le proprie mani, toccare con le proprie mani, poter andare sul posto a verificare quello che esiste e non esiste, perché di realtà fantasma raccontate sui giornali ce ne sono tantissimi. Sia la stampa che il blog, internet dovrebbero essere loro ad educare il cliente, quindi a condurlo a delle scelte mirate, no? A quelle che sono le esigenze, quindi raccontare al cliente finale chi fa cosa. Il problema è proprio questo, che molto spesso la stampa racconta di sartorie che non sono sartorie e quindi mette a confronto realtà produttive che non hanno assolutamente nulla a che fare tra loro, per produzione, vuoi per prezzi, quindi allettando così il cliente ha delle lavorazioni che non esistono, cioè non hanno assolutamente senso. Sicuramente il blog è influente, cioè ha la sua influenza su quello che è così il dirottare il cliente da una parte all'altra, poter dire la sua. Molto del mio lavoro viene dalla richiesta tramite internet, vari social, che sia Facebook piuttosto che Instagram. Vedo che poi fondamentalmente il cliente è più attratto da quello che è il lifestyle piuttosto che il prodotto. Cioè viene attratto dal personaggio, non tanto dal prodotto. Questa è una cosa che riscontro anche su di me. Il mio profilo Instagram è quotidianamente mitragliato di immagini che riguardano un po' il mio lifestyle, quindi il mio modo di vita, perché ritengo che poi il cliente finale voglia in qualche maniera avere la soddisfazione di un prodotto, vedere colui che veste e che veste gli altri, in che modo conduce la sua giornata, quindi qual è il suo quotidiano. Fondamentalmente grazie a questo c'è l'acquisizione del cliente. Poi è ovvio che esiste una sorta di scrematura naturale, perché quello che è il cliente del momento, della giacca, così di passaggio, soltanto per un discorso di emulazione, è il cliente della singola giacca. Io invece tengo a fidelizzare il cliente in quanto cliente, quindi ad avere un rapporto con il cliente che sia un rapporto di empatia, molto amichevole, quindi a instaurare con il cliente stesso un rapporto di confidenza, al punto di poterci andare a cena piuttosto che a pranzo, di essere ospite in casa sua, un confronto che è importante, cioè quello è proprio il vero contatto con il cliente. Questo è quello che ha fatto aumentare il volume di affari negli ultimi anni, devo riconoscerlo. Il social ci ha aiutato moltissimo. Ha aiutato, così come purtroppo
vige una sorta di maleducazione riferita a quella che è la sartoria in generale, quindi a quello che negli ultimi anni nei vari blogger che molto spesso è osannato dal cosiddetto numero di follower. Sembra che più follower si hanno e più il blog sia importante. È un ruolo importante quello dei blogger, ma sia altrettanto fondamentale seguire il blogger che ha contenuto, provare altre realtà sartoriali, e mi sembra giusto per poter rendersi conto poi delle differenze. Questo è un po' quello che oggi ritengo che il blogger debba fare un po' di ricerca di mercato. In questo senso significa rendersi conto di quello che è il prodotto, quindi andare a toccare con mano il prodotto, verificare che le sartorie siano sartorie per poter raccontare delle sartorie e non raccontare soltanto del nome che in questo momento può far tendenza. Esistono tantissime realtà sartoriali sconosciute, ma che in realtà hanno una vera e propria produzione, core business nella sartoria. Ed è giusto che secondo me emergano, ma per far questo occorre che ci sia qualcuno che le scopra, e io ritengo che sarebbe bene che magari tanti blogger che oggi si limitano soltanto a sponsorizzare piuttosto che essere sponsorizzati vadano un po' alla ricerca di quello che è il mercato vero della sartoria. Quello che arricchirebbe, di cui avrei desiderio anch'io, sfogliando ormai le pagine internet, no? Di curiosare, di sbirciare all'interno delle sartorie, cioè di rendermi conto di quelle che sono le effettive realtà produttive, quindi guardare un po' sbirciando con gli occhi di chi lo racconta il lavoro che viene fatto dietro le sartorie, cioè tutto quello che c'è dietro le sartorie. In questi ambienti, cioè in questi ambienti così piccoli, l'ago, il filo, passare attraverso la stoffa, un'asola che nasce, piuttosto che il taglio di una giacca, cioè potersi rendere conto di quello che è effettivamente la produzione. È un po' quello che io ho sempre desiderato e che guardo con molta ammirazione quando magari vedo documentari che raccontano della costruzione di un qualcosa che a me piace, che entusiasma, no? Dare la possibilità a chi ama la sartoria di potersi rendere conto di questo. Che faccia anche il distinguo in questo momento in cui tutti parlano di tutto, ma poi fondamentalmente nessuno entra nel merito di quello che è il prodotto. Questo è fondamentale, cioè entrare nel prodotto, cioè cercare di capire quello che è il prodotto, cioè quello che oggi la sartoria di Pense piuttosto che altre sartorie offrono. Quindi non soltanto parlare di stile, non soltanto parlare di quella che è la tendenza, la manica, la spalla, la camicia, piuttosto che a rollino. Cioè, diamo per scontato che ci sono delle cose che nella sartoria sono fatte a mano, cioè tutto è fatto a mano nella sartoria su misura, nella sartoria, si è raccontato della sartoria, cose non corrette, cose non vere, sartorie, non sartorie, confezioni che fanno la sartoria. È fondamentale secondo me fare un grosso distinguo tra quello che è oggi la sartoria, quindi il fatto a mano, il cucito a mano, il su misura rispetto a quello che è tanto fumo, poca concretezza. Realtà sartoriali che non esistono rispetto a realtà sartoriali dove esistono dei banchi di lavoro, esiste una produzione sul logo, esiste una realtà e questo è fondamentale. È fondamentale per me che produco, è fondamentale per il cliente che nonostante ormai raggiunga tutto ovunque, dovunque, tramite internet, quindi tramite i social, ha anche la possibilità domani mattina in una gita, in una visita da pellegrino di poter venire a visitare e toccare con mano quella che è la realtà produttiva che lui segue tramite il social. Io ricevo continuamente richieste di lavoro anche da oltreoceano, quindi cosa significa? Che sicuramente il blog, il social ormai divulgano quello che praticamente è il prodotto. Sono un po' amante di tutte quelle che sono così, ma un po' credo un po' tutti quelli che sono attratti dalla sartoria, no? Delle belle cose, quindi passione fondamentalmente per le macchine, per gli orologi, tutto quello che poi tra l'altro è il vintage. Trovo che le cose vecchie siano più belle di quelle nuove. Ho questo aneddoto, in passato, nell'infanzia, così da giovane, mi sono dedicato un po', ecco qui da dove viene poi la passione per il pratico, a collezionare modellini di auto 143. Quindi ho sempre avuto questa passione che poi viene da una tradizione anche quella di famiglia. Mio padre era appassionato di modellismo e ha tramandato questa passione a me.
Mi ricordo nel ricondizionare queste macchinine che venivano acquistate, magari nello sverniciarle, riverniciarle, curarle nei particolari. E mi ricordo la passione, cioè quindi l'attrazione che avevo per così toccare le curve di questi oggetti. Come per le macchine, è una mia grossa passione, ma accarezzare il parafango di una macchina di 40 anni fa non ha nulla a che vedere con accarezzare il parafango di una macchina attuale. È un richiamo per il vintage. Credo che comunque gli anni 60, gli anni 70 siano quelli che hanno lasciato maggiormente un'impronta su quello che poi è stato nell'arco del tempo il design, le linee, dall'orologio alla macchina, piuttosto che all'abbigliamento, a qualsiasi accessorio. Diciamo che noi uomini siamo un po' malati di accessorio, no? Quindi il portacarte, il portasigarette, l'accendino. Io non fumo, ma sono per esempio molto attratto dagli accendini. È qualcosa che mi ha sempre attratto, ma vedi, il discorso è anche questo. Molto probabilmente dipende molto da quello che è stato il trascorso. Mi ricordo io in casa, mio papà, la vetrina con dentro gli accendini, quindi un percorso che molto probabilmente io ho fatto nell'infanzia e che ha lasciato in me sicuramente traccia. Il mio guardaroba non è un guardaroba ricchissimo di abiti, in quanto preferisco dedicare tempo alle esigenze dei clienti. Realizzare una giacca per me significherebbe togliere lavoro, produzione per il cliente. Non ho mai avuto esigenze particolari di guardaroba, ritengo che un guardaroba debba esserci fondamentalmente un abito blu, un abito grigio, un abito gestato blu, un abito gestato grigio. Cosa che non deve mancare è il cappotto, è uno degli oggetti di sartoria che maggiormente mi attraggono. Ogni anno almeno 2-3 cappotti per me, piuttosto che fare abiti. Altrettanto sia importante un buonissimo assortimento di calzature. Eleganza non è soltanto l'abito, eleganza non è soltanto il saper abbinare la cravatta giusta all'abito giusto. Eleganza è eleganza nei modi, il saper ascoltare, il saper dare importanza alle persone che vivono quotidianamente con te, persone che incontri. Oggi per molti l'acquistare una maglietta brandizzata piuttosto che una giacca brandizzata solo perché porta il nome, l'etichetta all'interno non significa aver acquistato lusso, ma significa soltanto aver speso dei soldi che non danno assolutamente valore aggiunto al prodotto, ma esclusivamente brand. Comprare il lusso significa comprare riconoscenza nei confronti di un brand, di una firma, e questo non è assolutamente reale. Ecco, il vero lusso è altro. Il lusso sia il potermi permettere di fare quello che faccio. It's my desire, it's my desire. Danger, danger, high voltage. When we touch, when we kiss. Danger, danger, it's high voltage. When we touch, when we kiss, when we touch. Danger, danger.